Mi chiamo Andrea Navarini e sono la quarta generazione di artigiani di famiglia. Perché lavoriamo in rame? Lavoriamo in rame innanzitutto per tradizione, quindi è una cosa che viene passata di padre in figlio in famiglia. Lavoriamo in rame perché è un materiale al quale possono essere date tantissime forme, quindi l'unico limite è la nostra fantasia o le nostre capacità. È un metallo riciclabile, è un metallo abbondante sul pianeta, resistente alla corrosione, che può essere saldato, rifuso, rilavorato, e quindi diciamo che ha un basso impatto sull'ambiente, dura molto, si adatta a tantissimi utilizzi, quindi da quello professionale in cucina all'arredo per la casa, alla realizzazione di piccoli progetti su misura, il servizio in tavola, e soprattutto parla un linguaggio internazionale, quindi mi permette di lavorare con l'Italia, con il Trentino, il mio posto, ma anche con l'Australia, Hong Kong, Stati Uniti. Quello del lavorare il rame o del fabbro viene visto solo come un lavoro fisico. In realtà ad oggi essere artigiani vuol dire essere una figura molto trasversale, bisogna avere abilità di mano, bisogna avere creatività, bisogna conoscere le proporzioni, la metallurgia, bisogna conoscere le normative del campo in cui si va a lavorare. Sono lavori molto vari, quindi è vero che è un lavoro magari impegnativo, ma è estremamente vario, ogni giorno è completamente diverso. L'officina oggi è solo una parte del lavoro, quindi l'artigiano non è chiuso nel suo laboratorio, ma ha la possibilità tramite internet, i clienti, i social media di capire come si sta muovendo il mondo a livello stilistico, a livello di mercato, e quindi anche di uscire, di ampliare le sue vedute. E poi c'è tutta la parte imprenditoriale, quindi oltre che bravi artigiani, bravi contabili, bravi responsabili del personale, bravi a parlare con le persone, bisogna anche essere bravi a fare impresa, perché non abbiamo direttori o persone a cui demandare l'operatività, è la maggior parte tutto sulle nostre spalle. Forse non c'è un motivo per cui sia oggettivamente importante, ma lo è soggettivamente, lo è soprattutto per me. Dentro queste case, queste mura, questa azienda, c'è l'intera storia della mia famiglia e ci sono tutti i valori della mia famiglia, quindi c'è tutto quello a cui si è dedicato mio nonno, mio zio, mio padre e anche tutti i collaboratori che lavorano con noi. Quindi portare avanti questa azienda, questa tradizione vuole anche dire portare avanti dei valori e portare avanti delle idee che sono forse un po' in contrasto con quella che è la direzione che sta prendendo il mondo, ma che forse ancora per quello è importante tenere solidi e portare avanti. Come possono diventare bravi artigiani del rame? Beh, sicuramente la prima cosa è avere passione e curiosità. Un'altra cosa è dedicarci il tempo, perché la manualità, come tutte le skill, richiede esercizio. Esistono persone più portate, esistono persone meno portate, ma tutti con il dovuto esercizio possono diventare bravi. Studiare tanto, che non vuol dire fare una scuola o un'università, ma vuol dire anche fare dei corsi, vuol dire andare a fare dei percorsi di apprendistato, vuol dire anche informarsi, impratichirsi. Diciamo che sicuramente continuare a studiare e a prepararsi è un'ottima base da cui partire e poi trovare un punto di riferimento, cioè un'azienda all'interno della quale avviarsi, poter sperimentare prima di potersi mettere in proprio. Dei nostri prodotti la cosa che mi rende più felice è che sono pensati e costruiti per vivere attraverso i secoli, quindi sono pensati per durare
e non saranno mai di proprietà di una sola persona, ma verranno passati di mano in mano. Mi piace che possono essere anche aggiustati, può essere cambiato la patina, lo stile, possono essere adeguati un po' al tempo che cambia. Mi piace tantissimo che vadano a finire in tutto il mondo, quindi non abbiano un linguaggio univoco, ma che parlino virtualmente tantissime lingue. Mi piace che avvicinano persone di tutti i tipi, di tutte le estrazioni sociali. Mi piace che fanno avvicinare clienti, persone, rivenditori, partner che hanno tutti dei valori in comune, sono tutte persone con delle grandi conoscenze, delle grandi passioni e che ci permettono di crescere come famiglia e come azienda. Per quanto riguarda la nostra filosofia produttiva, è che tutti i nostri prodotti sono pensati per essere il meglio possibile dal punto di vista qualitativo in ogni piccolo dettaglio, quindi c'è attenzione e ricerca dietro ogni piccola scelta. E mi piace tantissimo il fatto che tutto quello che facciamo possa essere rinnovato, restaurato e che possa continuamente trovare nuova vita e non venga mai gettato o non diventi mai un rifiuto. Non credo esista una strada per avere un business di successo, ma credo che sicuramente aver voglia di camminare lungo qualsiasi strada ci si trovi davanti sia davvero la chiave. A volte ci sono dei fattori che sono molto più grandi di noi, crisi economiche, guerre, che non possiamo controllare anche se siamo i migliori artigiani e i migliori imprenditori del mondo, tanto più se siamo piccoli, siamo in balia del mare. Quello che fa la differenza è poi la tenacia, la voglia di navigare e di arrivare oltre. Si può studiare, si può prepararsi e credo che forse questo è l'unico consiglio che mi sento di dare, di non sentirsi mai arrivati, continuare a studiare, a fare un corso, un aggiornamento, a parlare con altri artigiani, con altri imprenditori, imparare da chi ha fatto meglio di noi e provare a seguire i loro esempi, sempre poi con la nostra idea, con la nostra identità, ma cercando di seguire gli esempi positivi e non quelli negativi.